Bene, curiosità e approfondimenti su Where Did You Sleep Last Night? Brano reso celebre per tutti quelli, soprattutto quelli che erano adolescenti o che comunque ascoltavano musica negli anni 90, grazie all'MTV Unplugged dei Nirvana del 93. La storia del brano e di molti suoi interpreti è però intrisa di curiosità allucinanti ai confini della realtà. Andiamone a vedere alcune, iniziando dalla storia della canzone. È un pezzo folk molto conosciuto, è un pezzo americano che a quanto pare può essere fatto risalire alla fine dell'Ottocento, ma non esiste un vero e proprio autore. Andando indietro a cercare nella storia si trovano però alcune tracce delle numerosissime versioni che sono state fatte. Risale al 1917 la prima versione ufficiale di questa canzone. È stato trovato uno spartito composto da solamente una linea melodica e 4 frasi. Nelle varie versioni ha cambiato spesso il nome, ma generalmente le varianti principali sono o In the Pines o The Black Girl. Nel 1925 se ne registra una variante chiamata anche The Longest Train, che include la strofa The Longest Train I Ever Saw. Tra le varie citazioni, Joe Brown's Coal Mine, in riferimento al governatore che decise di utilizzare i prigionieri, che erano per lo più neri, nelle loro miniere di carbone, e Georgia Line, lasciando intendere la nuova ferrovia. In alcune di queste versioni, quando si parla del treno, si parla anche del treno che decapita, nel famoso riferimento macabro che infatti rimane intatto anche nella versione dei Nirvana. Verso gli anni 70 fu stilata una lista delle versioni riconoscibili e diverse tra di loro di questa canzone e siamo arrivati a circa 160. Tra queste però ci sono degli elementi che spesso sono in comune, in particolare il bosco dei pini, In the Pines, il treno più lungo, The Longest Train, e il riferimento a una decapitazione. Naturalmente in ognuna di queste variabili la canzone assume un significato diverso e quindi vengono attribuiti dei valori metaforici diversi. Tra le versioni più importanti, a quanto pare anche la versione di riferimento per Kurt Cobain quando decise di portare Where Did You Sleep Last Night all'Unplugged di New York, quella di Lead Belly, che è un bel personaggino. Le informazioni su Lead Belly sono piuttosto difficili da reperire, sono piuttosto incoerenti. Probabilmente molte di queste non hanno delle grandi verifiche. Possiamo però trarne alcuni tratti generali che sono condivisi. Nasce col nome di Huddy Ledbetter, da madre mezzo indiana e mezzo nera e padre nero. La prima parte della sua vita si svolge a cavallo tra la linea di confine tra Louisiana e Texas, dove i suoi genitori si spostano quando lui ha solo 5 anni. È una famiglia molto rispettata nella comunità in quanto particolarmente gentile, onesta, erano dei lavoratori dei campi di cotone. In particolare il padre dimostrava una certa sudditanza nei confronti degli organi governativi e della polizia locale, tanto da stringere anche una relazione di amicizia con il capo della polizia. Suo padre aveva le sue buone ragioni di temere i bianchi, dato che da piccolo era stato reso orfano da un attacco del Ku Klux Klan e quindi è stato costretto a vedere i propri genitori morire. A 7 anni il nostro Lead Belly organizza la prima fuga e inizia in questa maniera simbolicamente il suo percorso in una vita assolutamente travagliata e piena di avventure, spesso negative. Musicalmente si avvicina a quest'arte già piccolissimo, questo grazie allo zio che oltre a essere un noto suonatore e cantautore delle zone è anche un polistrumentista e quindi ogni domenica si recava per pranzo a casa del nipote per salutare la famiglia e portava sempre uno strumento nuovo, dei dischi e quindi inizia il suo contagio musicale. È infatti lo zio a regalargli il primo strumento, cioè una fisarmonica. Led ben presto inizia a suonare per strada, raccimola qualche soldino e chiaramente la cosa gli piace.
Da lì la conseguenza naturale è spostarsi nei locali e diventa un volto particolarmente noto, sebbene giovanissimo, proprio nei locali a luci rosse della zona. Da qui in poi il delirio. Fermiamoci però sul soprannome. Perché curiosamente questo tizio si chiama Lead Belly? Letteralmente pancia di piombo. La leggenda narra che avesse un proiettile o più proiettili conficcati nell'addome e mai estratti. Quel simpaticone di Led inizia da subito a scoprire la passione per le donne, per il whisky e chissà cos'altro. Il problema è che contemporaneamente sviluppa una mancanza totale di autocontrollo, la tendenza all'aggressività fisica e una gelosia folle. Logica conseguenza di queste premesse sono un andiriviene dal carcere. In questa baraonda il nostro però non dimentica mai la musica e fa incontri molto particolari, ogni volta cercando di rubare il trucco del mestiere a chi a suo avviso avesse qualcosa di interessante. In quel periodo sta nascendo il blues, al quale si approccia in maniera ossessiva. Divenne presto una celebrità, in particolare quando si avvicinò alla chitarra a 12 corde, che conosce quando si trova fuori a una chiesa, insomma una manifestazione, c'è la figlia del pastore che ne sta suonando una. Lui non aveva mai visto una, da quel momento impazzisce. Diventa veramente una celebrità nel loro piccolo ambiente, è conosciuto da tutti, chiamato il migliore dannato nero con una chitarra in mano al mondo. Ma il problema non è quando il signorino suona, il problema è quando le mani non sono occupate sulla chitarra. Rissa, 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 e tra le varie risse ogni tanto salta fuori pure un tentato omicidio, un omicidio e una violenza sessuale. Per onor di cronaca bisogna dire che alcune di queste accuse sono cadute. È altresì giusto precisare che in quegli anni nel sud degli Stati Uniti non è che fosse proprio cosa così insolita che un nero venisse accusato un po' di tutto. Se in più aggiungiamo che il buon Led era una testa calda, il buon Led ci si va a innamorare di una ragazza in fuga dalla famiglia e dal marito violento, una ragazza giovanissima, che presto rimane incinta. E lui non è proprio tanto convinto di questa cosa. Quando la ragazza rimane incinta la seconda volta, e cioè va detto che a quanto pare tutta la comunità credeva che fosse suo, nessuno metteva in dubbio la fedeltà della moglie, da uomo maturo che abbiamo imparato a conoscere, che cosa fa? Dice: no, questo non è mio, io non ne voglio sapere niente e me ne vado a suonare la chitarra in giro da qualche parte. E poi è solo un casino ma di quelli incredibili. Entra in carcere con l'accusa di omicidio di un lontano parente per colpa, guarda un po', della gelosia nei confronti di una donna. Da questo carcere lui riesce a evadere durante una rivolta dei prigionieri. Raggiunge la moglie che nel frattempo muore perché si è ammalata di gonorrea e il medico dice: guarda che sei stato tu a trasmettergliela. Che meraviglia pure questa cosa. Tra le altre cose uniche e meravigliose che accadono alla vita di quest'uomo c'è il fatto che si trova a uscire da un carcere dopo 7 anni, un po' per buona condotta e, la leggenda narra, un po' perché incide un pezzo dove chiede di essere perdonato e lo invia al governatore, che a quanto pare si lascia persuadere e quindi il buon Led torna libero. Al che diremo noi: ma il buon Led quindi a questo punto avrà capito la lezione e tornerà sui suoi passi? No, il buon Led continua ad andare in giro a mignotte e a fare a cazzotti e a bere ettolitri di whisky. In definitiva, non si sa tanto, insomma, ma le dinamiche della vita di questo amicone qua sembrano abbastanza alle grotte, a prescindere da chi e come. E quindi niente, spero che questa cosa sia stata divertente. Io andrei ad ascoltare almeno un estratto della canzone in una delle versioni che riusciamo a recuperare ancora delle Belly, e poi è sempre una buona idea ascoltare la versione dell'Unplugged di Nirvana, non fosse altro per vedere come grida le ultime ritornelli Kurt Cobain e per vedere con che sguardo si rivolge al pubblico, sempre che si stia rivolgendo veramente al pubblico. My girl don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I bet you all night too. Sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. My girl
in the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, the sun, the shine, I shiver. Oh, night through. Ma che sguardo fa prima di dire l'ultimo Night Through? Bene, io vi invito a farmi sapere se il video vi è piaciuto, magari a mettere un like e a seguire con la campanella. Spero davvero che vi sia piaciuto, perché vorrei proporne altri così. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao!